Ci siamo. Un caro saluto a tutti voi dagli amici di Silvestro Montanaro, da Alessandro Manfredi. Abbiamo la gioia e il piacere di poter intervistare quest'oggi Don Nazareno Galullo, il parroco della comunità di Quaciù nel Benin. È un caro amico e ci conosciamo dallo scorso millennio, insomma, il caso di dire. Sì, Carissimo. Allora, abbiamo preparato queste slide un po' per chiederti un po' di informazioni su Quaciù. Intanto, qui ci sono, ecco, dei momenti liturgici, una comunità con molte persone. è abbastanza. Diciamo che è una comunità viva che si disloca in diversi posti, cioè c'è il villaggio principale, appunto Kochaku, e poi ci sono altre comunità sparse in un raggio di 40 chilometri, per cui è una comunità molto viva. Diciamo che raggiungiamo circa un 10.000, 11.000, non so bene il numero, ma persone, insomma. Quindi, 10-11 mila una persone su comune. un territorio Sì, di di un raggio di 40 chilometri. 40 Fai un chilometri. raggio, 40 Sì, sì, chilometri, sì, sì. abbiamo dei villaggi a 42 chilometri, dei villaggi a 5, 10, 15. Siete, Il raggio di azione, diciamo, no? sì, sì. Territorio parrocchiale. Sei solo come sacerdote, come ministro? Siete più di uno? Allora, quello che vedete in diapositiva è l'altro missionario, Amedeo Cristino, che però partirà tra qualche giorno, rientra in Italia dopo 3 anni, quindi attualmente io sono da solo, ma tra virgolette, perché il vescovo locale ha mandato un diacono che dovrà essere ordinato a gennaio, quindi siamo in due, dai. Bene, Per cui bene. uno parte e saremo una comunità appunto in bianco e nero. Lo dico scherzando perché così lo dico sempre anche agli amici e amiche di Cosia, dico noi siamo blanc et noir come le foto, le vie foto, le vecchie foto in bianco e nero. Sì, sì, Ma si scherza perché grazie a Dio si può scherzare su queste cose, non come no. c'è quella situazione, diciamo, che può essere il politically correct delle nostre parti, che poi alla fine non è sempre molto correct, ma insomma, dai, si scherza e si scherza anche bene. Fa anche bene scherzare perché in questo modo veramente il colore della pelle diventa una cosa talmente relativa, ed è così, è relativa, cioè non incide più di tanto. Senti, qui stiamo scorrendo un po' di foto con... Beh, queste foto, va, qui c'era una coppia che ci è venuta a visitare, sai, durante il periodo del lockdown in Italia, anche qui c'è stato un lockdown non così ampio, ma questa è stata la prima coppia che ci è venuta a trovare dopo 2 anni di buio, in cui nessuno dall'Italia è venuto a farci visita. Questa coppia è venuta in febbraio 2021, si chiamano Giusy e Gianni Campioni, hanno una storia alle spalle molto triste perché hanno perso un figlio, il loro figlio unico a 19 anni, e quindi sono venuti proprio così, per inserirsi un po' in questa comunità, nella speranza che questa coppia, come tanti altri possono fare, venga a fare dei periodi più lunghi di permanenza, per condividere, per stare insieme, perché questo è uno degli obiettivi anche che ci siamo prefissati quando siamo venuti qui nella missione di Kosovo. In questo momento amministro un battesimo. Ecco, qui si vede bene Don Amedeo che è con la coppia Giusy e Gianni, gli Ozzi Campioni, no, dei cognomi. Sono di Arquata Scrivia, quindi un paese della Liguria, credo, sì. Sì, O sì. Piemonte, adesso non mi so, la provincia di Alessandria, però molto vicina alla Liguria. Qui Senti, invece come si questa foto svolge è importante. come si svolge la giornata a Kociaku?
Va bene, ma la giornata è uno scorrimento, cioè lo standard e poi, vabbè, questa foto, intanto dico qualcosa come è passato, questa foto sono i ragazzi del collegio, quello che noi chiamiamo internato, perché qui si chiama così alla francese, cioè il collegio degli interni. Abbiamo aperto questo collegio l'anno scorso facendo una scommessa unica di provare a vedere se riusciamo a mandare a scuola, perché qui in questo piccolo comune c'è una scuola che si chiama la scuola CG, Collège Éducation Générale, che è alla francese, cioè praticamente è la scuola che prende scuola media e scuola superiore insieme. E abbiamo scommesso su questa cosa di cercare di ospitare dei ragazzi che vengono da lontano, dei villaggi che sono veramente, non dico poveri, perché non è una questione di povertà, sono dei villaggi dove non c'è niente, c'è solo la scuola elementare, quindi abbiamo dato possibilità a 24 di venire a studiare qua. E anche quest'anno è il secondo anno che questo collegio, questo internato funziona. E niente, la nostra giornata quindi va così, cioè abbiamo la messa al mattino alle 6:45, dopodiché, in base alla giornata, cerchiamo di visitare ogni giorno dei villaggi differenti per garantire una certa presenza e anche una formazione capillare. E calcolate che i villaggi sono 15, quindi riusciamo a visitarne, diciamo, almeno una volta al mese siamo in un villaggio, perché poi quando si va non è che si sta lì 5 minuti, qui quando si va in un posto si sta tanto tempo e si cerca di vedere il cammino percorso, di sentire le persone che si occupano della catechesi, perché c'è Vi molto trattenete laicato. qualche giorno in questi villaggi, insomma. Guarda, io ho cercato anche di trattenermi diversi giorni, andando con una tendina, mi sono portato la tenda che ho comprato, diciamo, qui in Benino, una piccola tenda, materassino. Anche abbiamo delle piccole cappelle che possono fungere da ospitalità. Sì, mi sono trattenuto qualche volta anche 2 giorni, anche 3. Dipende. Se il villaggio non è lontano, con la moto riesco, insomma, benissimo a fare su e giù. Dipende un po' da... Cioè, non c'è un vero standard, ecco. Poi quando torno qui in missione, tra collegio, scuola elementare, qui la vedete, qui c'è la scuola elementare che gestiscono delle suore che sono qui presenti tra noi, sono del Burkina Faso. La stessa missione, il collegio e il fatto che questa missione vorrebbe, in teoria, anche un punto di attrazione per la gioventù, insomma, quindi cerchiamo di mettere le basi per farlo diventare un punto di aggregazione in questo villaggio che non ha molto, non ha grandi cose. Stanno scorrendo un po' le varie foto, avete visto una bella cascata, perché qui siamo in una zona bellissima della regione montuosa della Takora, forse la regione più montuosa del Benin, e è pieno di cascate, c'erano turisti a non finire, venivano dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania. Poi purtroppo un attentato a dei turisti francesi nel 2019 e altri attentati dovuti purtroppo alla presenza del jihadismo tanto lontano da qui, diciamo, ha bloccato questo turismo. C'è un grande parco naturale, naturalistico chiamato Penjari, proprio a 2 passi da noi, nella nostra stessa, diciamo, comunità. Purtroppo adesso le visite sono chiuse dall'anno scorso e quindi non abbiamo turisti, non abbiamo nessuno. Quelli che vengono alla missione non sono turisti, sono amici che cercano di condividere con noi un pezzo di strada. Era bello avere anche i turisti perché li ospitavamo anche nella missione, abbiamo creato delle Operazione stanzette, salsa. diciamo, accoglienti. Qua un spaccato di vita Salve, quotidiana. salve, salve. Operazione salsa. Beh, avete visto uno spaccato di una cosa che non è tipica del Benin, perché in Benin si vive alla giornata e questo in tutti gli ambiti. Ogni famiglia ha la sua casetta fatta veramente di 4 mura buttate su con la terra e tetto in lamiera
e intorno sicuramente un po' di campo per coltivare. E quello che coltivano lo utilizzano subito. Allora, per esempio, adesso è il momento dei pomodori, che è una stagione di piovosa, quindi il pomodoro, colgono i pomodori, li vendono al mercato, piuttosto li utilizzano e finisce là. Quando non ci sono i pomodori, comprano il concentrato che viene dalla Cina. E ci sono molte schiavitù che sono state indotte dalla globalizzazione, dal commercio non equo e non solidale, Assolutamente. per esempio il concentrato, il dado e altre cose che insomma adesso non mi vengono in mente. Beh, scuola elementare ti accolgono sempre col canto, c'è una grande gentilezza in questa popolazione. Ecco, una suora maestra. Mantenere una scuola è una grande impresa perché qui il Benin non agevola l'istruzione, nel senso che al massimo concede nei villaggi le scuole elementari, ma dal dubbio potenziale. Quindi, e allora la scuola, per esempio, cattolica è una risorsa grande perché cerca di dare una formazione un po' più ampia, anche se ha il suo costo relativamente più alto rispetto a quella pubblica. Ed è questo un grande impegno, un grande impegno. E qui vedete una delle cascate della nostra zona. Qui siamo veramente a 2 passi da noi. Calcoliamo in linea d'aria, siamo a 2 chilometri. Una bellissima cascata perché Cascate, meraviglia. Vabbè, io sono un po' così, cioè, non è che sia tanto cambiato, perché la veste giovanile mi nonostante i 53 Che anni. meraviglia. Però è bello, i ragazzi del collegio appunto il sabato ho accompagnato a queste cascate e ci siamo bagnati, è una meraviglia. Spero domani di andarci di nuovo perché è un bel momento. Vedi, ci sono questi piccoli sprazzi di luce che illuminano quei momenti che magari sono più oscuri, che non mancano nei nostri villaggi. Ecco un bell'albero di flamboyant, un albero tipico di questa zona. E la situazione qui è molto particolare perché veramente le famiglie vivono un regime di sussistenza, quindi si pensa all'oggi, non c'è una pianificazione per il domani. Senti, tra E l'altro, tutto si paga, questa tutto si congiuntura paga. internazionale dell'attuale conflitto in Ucraina si sta ripercuotendo veramente a livello globale, credo, con, Ma guarda, si è ripercorso subito con un aumento esagerato, chiaramente speculativo, perché ce ne stiamo accorgendo adesso anche in Italia che i carburanti, il gas sono aumentati per la speculazione delle grandi multinazionali di servizi energetici. Qui si è visto subito il costo della benzina che è necessaria per far muovere le loro motociclette. Il Benin è un paese che va per l'80% in moto, solo un 20%, ma forse anche meno del 20% in macchina. E quindi puoi immaginare che tutto si è ripercorso sull'aumento dei prezzi, prezzi schizzati alle stelle, parliamo dei prezzi di materie prime, cioè delle materie prime che significa per l'alimentazione umana, il il mais. mais piuttosto che sì, il mais che è schizzato alle stelle e anche altri prodotti che sono diventati carissimi, per cui veramente le famiglie fanno difficoltà. Tra l'altro poi il governo incentiva delle grandi coltivazioni di cotone. Su questo magari se tu potrai mandare il link del servizio che hanno fatto degli amici giornalisti recentemente del gruppo Fada, con il cotone la gente si impoverisce ancora di più. E questo è un link interessante, Lifegate, rivista che parla a livello mondiale sulle questioni mondiali. Il cotone è stato incentivato dal governo, sì, un governo diciamo democratico, eletto regolarmente, ma che funziona come le grandi estreme destre, per cui tutto è centralizzato sul presidente
che ha la proprietà anche di tante aziende, tra cui quella del cotone, per cui offrono semi di cotone, concime e veleno da ripagare poi con il raccolto, ma questo raccolto annuale, unico, poi non permette di coltivare altro. E quindi la gente si è ancora di più impoverita. Cioè, a fronte di avere dei soldi sicuri di guadagno, il cotone, poi con quello che hanno preso non hanno potuto comprare il mais che invece prima seminavano e potevano coltivare anche 2 volte l'anno. E insomma, sono tutte storie di povertà e veramente si impoveriscono quelli che sono già poveri e si sfruttano quelli che sono già più sfruttati. Sul cotone, su questo link trovate veramente cose interessanti perché i 2 giornalisti, Marco Simoncini e Davide Lemmi, hanno lavorato qui per ben 2 settimane e sono stati molto bravi ad entrare dentro i meandri di situazioni di cui non si parla. Per cui del Benin non troverete grandi notizie, grandi cose, né in italiano né in francese, non c'è una grande informazione. L'islamismo estremo dei jihadisti è alle porte, insomma, quindi siamo in questa situazione. Però non ci scoraggiamo, questo è importante. Il jihadismo si sta espandendo, diciamo. Il jihadismo diciamo che è tutta una situazione da comprendere. Sono situazioni particolari. Il Benin è appetibile perché se i jihadisti riescono a invadere il Benin e ad entrare nel Benin, che è una fascia lunga e stretta che va dal Burkina Faso e scende giù fino al mare, si sono impossessati di una parte di popolo inerme che non ha mai vissuto una guerra, un popolo che ha vissuto soltanto la schiavizzazione fino agli anni 900, fino all'inizio del Novecento, però è un popolo che non conosce l'assedio, non sa cosa vuol dire vivere in guerra, non sa nemmeno cosa vuol dire una rivoluzione o cosa vuol dire un'opposizione a delle forze estreme che però promettono mari e monti e quindi tanti infiltrati, jihadisti sono già nel Benin. Si spera solo che non vengano fuori, che non destabilizzino ancora di più un paese che è molto centrato sul sud. Il Benin è così, ha la capitale al sud, tutto centrato sul sud, qui siamo al nord, dimenticati. Pensa che gli attentati che ci sono stati nel nord, anche quest'anno, degli attentati non sono arrivate notizie se non dall'estero e il governo ha dovuto ammettere dopo una decina di giorni che questi attentati erano veri. Quindi una grande disinformazione. Qui si punta molto sull'informare poco, meno sanno, meno studiano, meglio è. Infatti non c'è incentivo allo studio, non ci sono aiuti allo studio, non ci sono aiuti agli studenti e c'è una casta che governa di ricchissimi, la cui forbice è enorme. Io credo che i più ricchi d'Italia siano quelli meno ricchi della casta beninese. C'è una ricchezza esagerata che non riusciamo a immaginare. È un paese che funziona così, ma questo purtroppo ha le sue origini nella colonizzazione, quindi bisognerebbe approfondire ancora di più quell'aspetto. Va bene. Allora, carissimo Don Lazzarino, ti ringraziamo per questa chiacchierata che è stata una infarinatura sulla situazione Sì, del Benin molto di en passant. En e della passant. missione di Kociu. Invitiamo gli Cocha, amici, cocha. Kociaku, scusa. Invitiamo gli No, amici pazienza. a condividere con te, tra l'altro, la parrocchia ha anche un gruppo Facebook. Sì, missione di Kochaku che si scrive Kotakou. Trovate insomma un po' le cose che facciamo e quello che si condivide quel poco che riusciamo a fare, perché alla fine se mi rendo conto che rispetto agli standard italiani noi facciamo molto poco, ma questo poco qui è tanto. Sì. Tante cose poi le facciamo con l'aiuto che ci viene da fuori, anche aiuti materiali che sono necessari, vabbè, come sempre. Tutte le missioni sono sostenute a distanza, anche noi
invogliamo sempre chi vuole a sostenerci e soprattutto anche invitiamo chi vuole a passare qualche periodo di vacanza, così di condivisione anche da noi. Speriamo che adesso, insomma, si possa, nonostante appunto la situazione internazionale non sia delle più felici, perché qui le ripercussioni sono state tante, e speriamo che comunque in un seguito meno duro di quello che invece è attualmente. Ti ringraziamo per questa chiacchierata e ci diamo appuntamento a qualche nuovo incontro virtuale prima che magari Certamente. più in là. E un caro saluto a tutti i tuoi ragazzi e ai collaboratori della missione. Grazie. Grazie di cuore, Sandro. Un saluto a tutti gli amici che ci guarderanno, ci hanno guardato.